Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi vi parlerò delle pialle elettriche della Top Chuck, un modello da 710 watt, un modello da 900 ed un modello più grande da 1200 watt. Adesso le guarderemo da vicino, vedremo come sono fatte, faremo un paio di piallature su alcune tavole di legno, vedremo tutte le varie caratteristiche tecniche e vedremo ovviamente anche come lavorano. Quindi cambiamo inquadratura e iniziamo. E allora ragazzi, essendo ovviamente tre utensili non mi potrò soffermare tantissimo su ognuno di loro, farò una panoramica generale, ve li descriverò uno per uno, però alcuni dettagli ovviamente dovrò sorvolarli. Mi riservo in futuro di fare un video dedicato ad ognuno di loro. Allora, iniziamo dal modello più piccolo. Questo è il modello più piccolo da 710 watt, più piccolo come dimensioni e più piccolo anche come prestazioni. Ha in comune molte caratteristiche con le altre due, tra cui per esempio l'impugnatura. Per tutte e tre tutto quello che vedete di colore grigio è in gomma, tranne per quanto riguarda la parte dell'aspirazione dell'aria, che ovviamente è in plastica. Sull'impugnatura è presente un tasto per poterla avviare e per farlo arretrare sarà necessario premere questo tasto di sicurezza, che è possibile premere in entrambe le direzioni, quindi utilizzabile facilmente anche con la mano sinistra. Per tutte e tre troviamo in dotazione degli accessori, tra cui una battuta parallela. Sul modello da 900 watt e sul modello da 710 le ho già montate. Le due più grandi hanno lo stesso tipo di battuta laterale, invece il modello più piccolo ne ha un tipo differente che va infilato nella parte frontale, va bloccato tramite questo pomello e ci permette di decidere la profondità. Questo serve, come sapete, a creare scanalature sui bordi delle superfici. Sulla parte bassa del modello più piccolo troviamo una sola scanalatura nella parte centrale che ci serve per fare delle piallature sugli spigoli delle tavole e ovviamente le due lame. Non toccate mai questa parte quando c'è l'alimentazione elettrica collegata. Questo è un piccolo rialzo che ci permette di poggiare la pialla sulle superfici, evitando che le lame vadano a toccare sulle stesse superfici. Si ripiegherà automaticamente verso dietro durante l'utilizzo. Questo invece è il sistema di aspirazione, al quale possiamo collegare sia l'aspiratore esterno, un sacchettino che viene dato in dotazione per la raccolta dei trucioli, oppure possiamo utilizzarlo anche libero senza alcun tipo di aspirazione o sacchettino per poi raccoglierli successivamente, ed è possibile montarlo sia a destra che a sinistra. Sulla parte frontale ovviamente troviamo anche il pomello che ci serve a regolare la profondità di piallatura. Si muoverà con dei clic e ci consentirà quindi di decidere a che profondità eseguire il nostro lavoro. Adesso guardiamo il modello successivo, ma poi alla fine vi leggerò tutte le caratteristiche tecniche. Allora, guardiamo questa da 900 watt. Come vedete ha una dimensione molto più grande rispetto a quella da 700 watt e ovviamente anche delle prestazioni. Anche questa, come il modello precedente, ha la possibilità di invertire l'accessorio per l'aspirazione e come vedete sulla parte frontale abbiamo tre piccole freccette che stanno ad indicare le tre scanalature che troviamo sulla base. A differenza infatti, come vi dicevo, della prima, le altre ne hanno ben tre con dimensioni differenti e varia anche la battuta. Questa è la battuta che ci serve per seguire il bordo delle superfici, che come vedete è regolabile ed è possibile montarla sia a destra che a sinistra. Infatti troviamo l'alloggiamento sia da questa parte che da quest'altra. Anche in questo caso il pomello ha dei riferimenti che ci permettono di regolare la profondità della piallatura. E a differenza del modello più piccolo abbiamo anche questa protezione laterale. E ora guardiamo il modello più grande, 1200 watt. Guardate che differenza fra quella più grande e quella più piccola. Come vi dicevo, questa ha tre scanalature come il modello da 900 watt e ovviamente una superficie maggiore che ci permette di lavorare su pezzi molto più grandi. Come quella da 900 watt ha una protezione lateralmente di forma differente ma con lo stesso principio di funzionamento, ed è possibile montare la battuta anche in questo caso sia a destra che a sinistra. Utilizzano lo stesso tipo di battuta con la stessa identica forma. L'unica cosa che non è reversibile su questo modello è la fuoriuscita dei trucioli. Con o senza aspirapolvere verranno sempre e comunque espulsi dalla parte destra. Questo è il sacchettino per la raccolta dei trucioli, va semplicemente inserito nella parte laterale e all'interno dello stesso si raccoglieranno tutti i trucioli che vengono espulsi da questo foro, ed è uguale per tutti e tre i modelli. Da questa parte c'è la cerniera che ci permette poi di svuotare ciò che abbiamo raccolto, ma vi consiglio di utilizzarla solo se non avete un aspiratore, perché la differenza è abissale.
E adesso leggiamo le caratteristiche tecniche dei vari modelli. Come tutti gli utensili della Top Shack vengono venduti corredati di manuale di istruzioni scritto anche in italiano. Leggiamo quindi le caratteristiche tecniche del modello più piccolo da 710 watt. Quindi modello TS-EP1, velocità a vuoto 16.500 giri al minuto, larghezza di piallatura massima 82 mm, profondità massima di piallatura 2 mm, quindi da 0 a 2 mm. Peso 2,96 kg. Il manuale è molto completo, arricchito anche da illustrazioni realizzate solamente in bianco e nero, ma nelle quali si comprende perfettamente ogni dettaglio ed ogni caratteristica. Per esempio in questa immagine è mostrato il vano per la cinghia che troviamo sulla destra. Dalla parte opposta invece troviamo il vano per poter cambiare i carboncini. Come vedete sono riportate altre illustrazioni che indicano il corretto utilizzo, eccetera, ma guardiamo ora le caratteristiche tecniche del modello da 900 watt. Quindi modello TS-EP2, potenza nominale 900 watt, larghezza di piallatura 82 mm, profondità di piallatura questa volta 3 mm, velocità a vuoto 14.500 giri al minuto. Questo invece è il modello da 1200 watt, TS-EP3, larghezza di piallatura 110 mm, profondità di piallatura 3 mm, velocità a vuoto 16.000 giri al minuto, peso 4 kg. Non so per quale motivo sul modello da 900 watt non è riportato il peso. Ovviamente questo non è un tutorial, quindi non sto qua a spiegarvi come si fanno le regolazioni, come si sostituiscono le lame, eccetera eccetera. Vi dimostro solo che comunque è dotata di queste viti che ci permettono la sostituzione della lama e di questi grani che ci permettono di regolare la sporgenza, ma eventualmente farò un video successivo nel quale vi spiego il tutto. Adesso concentriamoci effettivamente sulle loro prestazioni. E allora ragazzi, facciamo una rapida prova utilizzando l'aspiratore per vedere come si comporta questa piallatrice. Per poter utilizzare per esempio una pialla su un legno come questo da 45 mm, sicuramente non andrei a scegliere una piallatrice da 110 mm. Una di questo tipo secondo me sarebbe molto indicata, quindi la scelta va fatta sia in base alla potenza, alle dimensioni, al peso, considerando gli ingombri e soprattutto alle necessità, quindi a ciò che dobbiamo realizzare. In questo caso quindi facciamo una prova su questo pezzo che ha delle dimensioni proporzionate all'utensile. Accendo l'aspiratore e provo a piallarlo fino ad un certo punto, poi ci saranno i morsetti, quindi sarò costretto a fermarmi. Come avete visto abbiamo fatto 4 o 5 passate e non si è formato un minimo di trucioli. Il pezzo è stato piallato perfettamente, quindi il sistema di aspirazione funziona bene e anche il sistema di piallatura. Quindi allargo i morsetti e vi faccio vedere la differenza fra il pezzo piallato e il pezzo non piallato. C'è assolutamente un abisso fra le due parti, quindi un risultato di tutto rispetto. Ok, ho tolto la pialla da 710 watt, utilizziamo quella da 900 watt. Proverò a piallare questo pezzo, ovviamente è una perlina, come vedete è palese che sia imbarcata. Ve lo faccio vedere anche con questo righello, c'è tantissimo spazio. Ovviamente nella parte centrale lo vedremo in modo più evidente rispetto alle parti laterali. Quindi impostata ad 1 mm, iniziamo, anche in questo caso con l'aspiratore collegato. E allora, ho perso il conto di quanti passaggi ho fatto, però come avete visto, nonostante l'imbarcatura, dopo diversi passaggi sono riuscito comunque a pianeggiare questa parte che era completamente ricurva. Un minimo di trucioli in questo caso si sono formati, ma sono davvero pochissimi considerando quelli che si formano di solito con questo tipo di utensili. Ma a questo punto, dato che abbiamo una pialla che ci permette di lavorare su 110 mm, esattamente la misura di questa tavola, allora utilizziamo quella da 1200 watt e lavoriamo dalla parte opposta.
Ed ecco quindi la sorella maggiore, 1200 watt, 110 mm di larghezza. Proviamo a fare la piallatura su questa superficie, vediamo come va, ma volevo farvi notare che a differenza delle altre due, in questo caso il tasto di sicurezza è solo sulla destra. E come era prevedibile, il lavoro in questo caso è venuto molto più omogeneo. Ho fatto qualche passata perché non ero perfettamente centrato, è quasi impossibile riuscire ad andare esattamente con 110 mm di lama su 110 mm di tavola. Sicuramente ci si sposta un po' più a destra o più a sinistra, però come vedete il lavoro è riuscito quasi perfettamente. Anche in questo caso, dovendomi fermare di colpo per via dei morsetti, ci saranno questi gradini. Però per quanto riguarda il lavoro di piallatura, tutte e tre sono andate davvero molto bene. Mi piace davvero tantissimo come sono riuscito a piallare le tavole di legno sulle quali abbiamo lavorato. E allora ragazzi, quindi cosa dire di queste tre pialle della Top Chuck? Come avete visto, sono riuscito a lavorare perfettamente e hanno eseguito quello che gli ho richiesto, sia quella da 710, quella da 900 e quella da 1200 watt. Vi ricordo che vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione, associato ad un codice di sconto per farvele pagare molto di meno. Scegliete il modello di pialla in base alle dimensioni dei pezzi che lavorate solitamente, però per quanto riguarda la qualità io sono rimasto davvero molto soddisfatto. Siamo riusciti a rendere perfettamente pianeggiante una tavola che era inarcata. Sull'altro pezzo siamo riusciti solamente a renderlo liscio perché era un pezzo piccolo, era perfettamente dritto, però aveva una superficie un pochettino grezza e anche in quel caso è andata molto bene. Questo era più che altro un video di presentazione di questi utensili. Mi riprometto in futuro di fare dei video dedicati e spiegarvele per bene una ad una. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto o l'avete ritenuto utile, cliccate sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!